Siamo davanti a questa palazzina che è sede del Museo di Etnomedicina dell'Università di Genova, ospitato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, e è anche sede della Cattedra UNESCO di Antropologia della Salute, Biosfera e Sistemi di Cura. Procediamo ora a una sintetica visita a questo gioiello unico, non solo a Genova, ma direi anche nel panorama museologico internazionale. Siamo all'interno del Museo di Etnomedicina. Il significato della parola etnomedicina è lo studio dei sistemi medici di popolazioni altre, cioè non occidentali. Il museo è dedicato a Antonio Scarpa, il quale ha viaggiato per tutto il mondo, convivendo e cercando di capire le usanze terapeutiche, diagnostiche, prognostiche di circa 130 etnie dislocate in tutti e 5 i continenti del mondo. La sua curiosità lo ha portato a viaggiare per 55 anni della sua vita e raccogliere testimonianze di queste abitudini terapeutiche, alcune curiose, altre meno curiose, ma che in ogni caso possiamo considerarle come un patrimonio della cultura internazionale. Oltre che 2000 e poco più di oggetti, maggior parte delle quali sono qui esposti, Antonio Scarpa ha raccolto film, materiale iconografico, materiale librario, volumi di medicine tradizionali che nelle lingue locali. L'impostazione che ho voluto dare a questo museo al fine di meglio entrare in questi particolarissimi sistemi medici è quello che io ho chiamato lo sguardo o la visione antropologica, ovvero una conoscenza dell'uomo nel suo ambiente, nella sua cultura, nelle sue abitudini, altrimenti avremo un'impressione, a mio avviso, errata della visita al museo e dell'osservazione degli oggetti. Sembrerebbe quasi una esposizione di oggetti esotici e non coglieremo il significato profondo che invece questi oggetti hanno all'interno della loro cultura. Mi sembra importante sottolineare un concetto fondamentale all'interno dell'antropologia della salute e della malattia, disciplina che si avvicina all'etnomedicina, parlare del processo di antropopoiesi. Cosa significa? È quel processo di plasmazione, diciamo così, dell'individuo dalla sua nascita fino all'adultità e alla senilità, di creazione dell'individuo affinché sia consono per quella società specifica, quindi che sia adeguato. E questa preparazione parte dalla nascita, dopo la fase eminentemente biologica della nascita. Assistiamo al livello del nostro nel genere Homo, assistiamo a un processo di esogestazione, cioè di gestazione esterna, in cui la cultura ha voce in capitolo molto molto importante. E quindi si creano, come dicevo, individui atti idonei all'interno di quella cultura. A questo punto, a poco iniziamo a comprendere quali sono i vari sistemi di cura che emergono da una lunga preparazione neonatale, anche adolescenziale, fino all'individuo adulto. L'importante è che l'individuo sappia qual è la sua posizione all'interno della sua società e della sua cultura, per conoscere
quelli che sono i suoi momenti di crisi, come noi diciamo, di crisi maggiori o di crisi minori, ovvero di disturbi, di malattie che possono essere, tra virgolette, curate a livello familiare, in quanto sono dei piccolissimi disturbi, per lo più passeggeri, da quelli che sono invece le crisi maggiori o i disturbi che invece richiamano in Occidente quello che noi chiamiamo il medico, lo specialista, e presso altre culture invece si rivolgono in questi frangenti al tradipraticien, all'erbolario, al medicine man, al pulsero, allo sciamano, allo stregone. Ogni cultura ha i suoi responsabili di gestione della salute. Quindi ogni sistema medico prevede una scuola terapeutica, le più famose, le più note, di cui conosciamo anche nei dettagli, sicuramente è il sistema della medicina ayurvedica, antichissimo, dell'India, il sistema delle medicine tradizionali cinesi, così come quelli di altri piccoli gruppi, ma per la maggior parte sono sistemi poco noti e che Scarpa è riuscito quindi a documentare nel loro insieme. Quindi delle scuole terapeutiche che si allontanano ovviamente da quelle che sono le scuole di medicina dell'Occidente. Basti dire che all'interno della scuola ayurvedica e della scuola delle medicine cinesi il medico deve imparare, oltre alle fisiologie, alle patologie, nosografie, eccetera, eccetera, anche la musica. Quindi già questo ci dice quanta distanza ci sia tra il nostro sistema medico e gli altri. Ovviamente poi da queste scuole terapeutiche escono i terapeuti che, come dicevo prima, prendono i nomi più svariati a seconda delle località e aree geografico-culturali, che in definitiva potremmo dire hanno il compito e il dovere di alleviare quelle che sono le sofferenze umane. Diciamo che in definitiva è questo un po' il loro compito. Tutto questo conduce ai mondi e ai modi della cura, ovviamente molto molto distanti da quello che è la medicina occidentale. Tra i numerosissimi oggetti preziosi del museo mi piace qui evidenziare la presenza della collezione completa delle maschere Sannia, i cosiddetti Yakka Sannia, la collezione di 18 entità spirituali che connotano, che caratterizzano la medicina indiana, la medicina ayurvedica e anche dell'area balinese. Sono delle entità che causano dei disturbi, noi diremo delle malattie, che sono evidenziate nelle didascalie che accompagnano tutti gli oggetti qui presenti, ma lo stesso spirito maligno che causa quel disturbo può diventare spirito benigno in quanto capace di guarirci da quella malattia se adeguatamente osannato, se adeguatamente rispettato. Io ho avuto la grande fortuna, piacere e soprattutto onore di essere stato il primo e unico allievo del professor Scarpa. Con lui siamo andati in alcune missioni, le ultime della sua lunga esistenza, e però mi piace sottolineare che alcune delle sue ricerche sono risultate poi fondamentali all'interno della storia dell'etnomedicina.
Basti ricordare, tanto per chiarire un po' quanto lui ha fatto, il titolo del suo testo fondamentale, Etnomedicina, il cui sottotitolo era Strane credenze, singolari abitudini meritevoli di approfondimenti scientifici. Ecco, questo è un po' il leitmotiv di quello che è stata tutta la sua indagine, tutto il suo percorso all'interno dell'etnomedicina. In questa cartografia sono presenti i punti rossi in cui Scarpa si è recato, più volte si è fermato a lungo per effettuare delle ricerche o per promuoverle e quindi ritornare dopo un certo periodo di tempo per vedere a che punto erano giunte queste osservazioni da parte dei collaboratori locali. Dicevo, numerosissime sono le ricerche inedite di Scarpa. La prima che risale alla fine degli anni 40 del secolo scorso, inizio 1950, furono quelle per cui lo assursero, diciamo, nel gotha della ricerca scientifica, fu quello sulla lactatio agravidica, precedentemente chiamata lactatio serotina, ovvero allattamento alla sera della vita, in quanto osservato solo su donne anziane. Da Scarpa invece chiamato definitivamente lactatio agravidica, ovvero indipendente dalla gravidanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che allorquando purtroppo una madre, dando alla luce il piccolo o la piccola, moriva, il villaggio, la comunità di appartenenza creava una balia che non sempre era la donna più anziana del villaggio in quanto svincolata da numerose attività domestiche, ma poteva essere una donna che aveva avuto l'ultima gravidanza anni e anni prima, oppure Scarpa documentò anche donne nullipare che si offrivano per un certo periodo di tempo, che a volte durava anche 2 anni, per allattare il o la piccola, attraverso tutta una serie di preparazioni, attaccare immediatamente il piccolo al seno della balia che si era offerta per ricreare lo stimolo capezzolo ipofisario, massaggi ai seni per creare iperemia e quindi schiusura dei dotti galattofori e imponenti bevute di pozioni a base di piante galattogene, bevute che duravano nel corso del tempo. Tra l'altro noi abbiamo raccolto una 60ina di piante galattogene che ci vennero richieste poi a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per vedere cosa vi era di strano in queste piante. Misero in evidenza la presenza di fitoormoni precursori della prolattina. Qui abbiamo anche alcuni documenti di viaggio di Scarpa, un taccuino, uno dei tanti taccuini dove lui annotava le sue osservazioni, una delle sue valigie di metallo che si trascinava e si trasportava per tutti i paesi che lui ha visitato, più alcune dediche che io mi sono sentito in obbligo, in dovere di rivolgere al mio maestro. Qui siamo nella seconda sezione del museo, quella più etnofarmacologica. Prima eravamo nella sede dell'etnomedicina, qui siamo più nella fase applicativa di questa disciplina, quindi etnofarmacologia. La disposizione è per aree geografico-culturali, quindi dalla medicina indiana a quella cinese, a quelle africane, nord e subsahariane, del sud-est asiatico, della Oceania,
dell'America Latina. Alcune vetrine invece sono tematiche, dove contengono preziose testimonianze, per esempio gli ex voto anatomici o per esempio alcuni pannelli dedicati a particolari rituali terapeutici in alcune popolazioni, purtroppo oggi in via di scomparsa.